Lautaro Martinez torna a disposizione di Christian Chivu. Questa la buonissima notizia della vigilia con il capitano dell'Inter che è tornato ad allenarsi questa mattina ad Appiano Gentile regolarmente in gruppo in questo sabato 20 settembre che anticipa Inter Sassuolo. Sorridiamo tutti, sorride ovviamente Christian Chivu che nonostante l'assenza del numero 10 è reduce da un'importantissima vittoria all'esordio in Champions League grazie al grande contributo della coppia inedita d'attacco, poi vedremo quanto inedita, Marcus Thuram e Pio Esposito, ma si deve archiviare ovviamente il discorso relativo alla Champions League e tornare con la testa sul campionato dove i nerazzurri devono rimettersi subito in carreggiata dopo le 2 sconfitte consecutive contro Udinese e Juventus. Chivu ha parlato poco fa in conferenza stampa e in questo contenuto andremo insieme a ripercorrere e ad analizzare le dichiarazioni del mister nerazzurro e a prepararci insieme alla sfida valida per la 4ª giornata di campionato. Quindi ben ritrovati amiche e amici nerazzurri, siamo con voi anche oggi come ogni giorno e questo grazie ovviamente al vostro supporto, quindi vi ricordo di continuare a sostenere il progetto Passione Inter con un like al video, l'iscrizione al canale e vi invito anche ad unirvi al nostro mitico club, il club di Passione Inter, che ci ha dato modo, tra l'altro, di essere presenti sempre a San Siro per i match casalinghi e infatti anche domani saremo ovviamente in diretta con il live match, ma saremo anche allo stadio per raccontarvi tutto quello che succederà. E quindi, dicevo, sono tornate le conferenze stampa finalmente della vigilia, dalle quali possiamo trarre ecco, un po' di informazioni utili in vista, in questo caso, di Inter Sassuolo. Ha parlato poco fa Christian Chivu lanciando anzi dei segnali, alcuni un po' più evidenti, altri forse meno, non si è sbilanciato più di tanto il mister e allora proveremo insieme a trarre qualche informazione ecco, dalle sue dichiarazioni. Un grande dubbio, che ovviamente è legato a quello che dicevamo all'inizio di questo contenuto, riguarda Lautaro Martinez, ma in realtà non solo Lautaro Martinez, anche Joseph Martinez, perché appunto ad oggi si parla ancora del ballottaggio tra i pali tra Sommer e Joseph Martinez e il grande punto di domanda è: ma giocherà Lautaro Martinez? Come dicevo, è arrivata la notizia del rientro del capitano, che sicuramente ci rende felici, un capitano che, l'ha detto anche Chivu in conferenza, aveva dato la sua disponibilità anche per la partita con l'Ajax nonostante i problemi fisici. Questa è diciamo una storia risentita da Lautaro, che non si tira mai indietro nonostante i problemi. L'ha fatto anche l'anno scorso più volte, lo sta facendo, questa è proprio l'indole del vero capitano. Al di là di questo bisogna fare un po' di riflessioni su questo discorso, perché arriviamo da una partita nella quale onestamente, e non è una critica a Lautaro, tutt'altro, è un elogio anzi alla nuova Inter che si sta costruendo, non abbiamo sentito oggettivamente la mancanza di Lautaro, perché la coppia d'attacco Thuram e Pio Esposito è riuscita a darci delle garanzie ben evidenti. Thuram al di là dei gol, ma Pio Esposito soprattutto all'esordio in Champions League ha probabilmente sorpreso tutti con una grande prestazione. E allora io parto proprio da questo perché Chivu si è lasciato andare ad una sola dichiarazione, ha fatto una sorta di giochino in conferenza stampa dicendo un Martinez giocherà. Non ha voluto dire quale Martinez dei 2 giocherà, però appunto possiamo provare a trarre noi qualcosa da questa affermazione. Secondo me Chivu fa riferimento a Joseph Martinez e vi spiego anche il perché. Poi mi sbaglierò, lo vedremo, lo scopriremo domani, però partiamo ecco da questa analisi qua, da questo punto qua. Lautaro rientra dall'infortunio, rientra dai problemi alla schiena e in questo momento diciamo che Pio, come stavo accennando poco fa, sta dando delle buone garanzie senza sbilanciarci troppo perché non ha senso ecco, poi esagerare ecco, anche nelle analisi. Per me, nonostante il rientro di Lautaro, sarebbe più opportuno, ecco, più opportuno, lasciarlo in panchina, eventualmente sfruttarlo a partita in corso, soprattutto per un aspetto: l'Inter dopo questa partita contro il Sassuolo avrà 1 settimana di tempo per preparare la successiva gara contro il Cagliari e quindi in un momento in cui riesce ad avere delle garanzie comunque dal reparto offensivo con dei giocatori che non ti fanno sentire la mancanza ecco, di un assente o perlomeno la scorsa partita è stata così,
potrebbe essere più opportuno, provare a dare ancora a Lautaro tempo e modo di recuperare per, tornare poi effettivamente al 100% eventualmente, dalla partita contro il Cagliari in poi. Quindi io voto ancora, lo so che questo non metterà d'accordo tutti, però è giusto che ognuno poi veda le cose, ecco, in modo soggettivo. Io darei ancora una chance a Pio Esposito in coppia con Thuram per vedere se effettivamente questa può essere la grande alternativa della stagione. L'Inter, gli scorsi anni ha avuto problemi nel reparto offensivo, soprattutto nel trovare degli incastri che potessero essere all'altezza di Lautaro Martinez e Thuram, della coppia Lautaro Martinez e Thuram. Quest'anno, con i nomi che abbiamo in panchina, sicuramente siamo più tranquilli, per quello che stiamo vedendo siamo più tranquilli e quindi io voglio dare domani ancora una volta una chance a Pio Esposito, che per caratteristiche si sposa meglio con Marcus Thuram, perché ovviamente si parla tanto anche di Bonnì, ma Bonnì lo vedo più come una sorta di simile a Marcus Thuram per caratteristiche. Quindi per formare la coppia d'attacco che può sposarsi bene e avere, no, dei punti di forza, io preferirei vedere Thuram insieme a Pio Esposito, con un Bonnì che comunque si può sfruttare anche eventualmente a partita in corso, magari proprio al fianco di Lautaro Martinez, che potremmo comunque vedere, ecco, da subentrato. Ed è per questo che dall'attacco vado subito in porta, perché se giocherà un Martinez, per me domani tra i pali ci sarà Joseph Martinez. Questi discorsi sulla porta si sono, ecco, alimentati in questi giorni, in queste settimane dopo la prestazione di Sommer contro la Juventus. Io stessa avevo detto, e quindi per coerenza voglio rimanere su quella linea lì, nonostante Sommer abbia fatto una buona prestazione contro l'Ajax e abbia anche diciamo contribuito al risultato positivo con una parata molto importante. Voglio però restare coerente perché, come ho detto, dopo la Juventus, che secondo me sarebbe il caso di cominciare a vedere anche Martinez in campo, ad oggi voglio rimanere su quella linea. E attenzione, perché dirlo in questo momento è sicuramente diverso rispetto a dirlo dopo la partita con il Torino, e anche farlo in questo momento è diverso, perché dopo il Torino lasciare Sommer in porta, nonostante io sia stata, ecco, tra quelli che comunque aveva votato per Martinez, sarebbe potuto passare come un messaggio di bocciatura nei confronti del portiere svizzero. Dopo una prima prestazione negativa, bocciarlo immediatamente sicuramente avrebbe potuto mandare, ecco, anche un messaggio negativo al diretto interessato. Farlo oggi è ben diverso, perché dopo una prestazione positiva si dà spazio e si può dare spazio ad un Joseph Martinez che abbiamo visto troppo poco, forse, per quello che è stato l'investimento cioè nei suoi confronti. E soprattutto bisogna anche guardare spesso al futuro, e questo è un discorso che ritorna, che ho fatto anche nelle stagioni passate quando c'erano Handanovic e Onana. Nel momento in cui un portiere è indicato, perlomeno dovrebbe teoricamente essere indicato come il portiere del futuro, è bene cominciare a dargli minutaggio e a farlo entrare nei meccanismi, perché Sommer è in scadenza, è tra i giocatori in scadenza. Io non credo che possa rinnovare, o perlomeno che non possa farlo come primo portiere, e a meno che le idee relative al discorso tra i pali non siano altre, Martinez ha bisogno di giocare. E quindi credo che domani possa essere una buona occasione, ecco, per vederlo in campo. Quindi dalla dichiarazione di Chivu, un Martinez domani giocherà, io voto per Martinez, per Joseph Martinez, ma fateci sapere nei commenti ovviamente secondo voi di chi si tratterà. Andiamo avanti con la conferenza stampa di Chivu, cercherò di essere ecco, riassuntiva, anche se non è semplicissimo oggi. Si parlava appunto anche dell'alternativa a Lautaro, eventuale se non dovesse giocare. Chivu ha detto che sono valide tutte le alternative nel reparto offensivo, e quindi torniamo un po' ai discorsi di prima. C'è anche un aspetto che voglio sottolineare su questo, perché alla vigilia si parla tanto di probabile formazione, chi giocherà dal primo minuto, si fa molta attenzione a quello che è l'11 titolare, ma oggi Chivu ha detto una cosa molto interessante, perché lui ha detto: ovviamente si parla di meritocrazia per guardare il criterio sul quale si basa la formazione titolare, ma non si dà abbastanza importanza ai cambi. Chivu dice: "Sono più importanti i cambi, perché spostano l'andatura e il risultato di una partita".
E questo è un aspetto sul quale molto spesso non ci si sofferma, perché ovviamente tutti noi facciamo, sempre appunto, riferimento alla formazione titolare, senza pensare a quanto effettivamente i cambi a partita in corso possano cambiare le sorti della gara. E in questo Kivu è "maestro" tra virgolette, è stato sempre un allenatore, nella poca esperienza che ha avuto, in Serie A, ma l'ha fatto vedere, che è riuscito a rimettere, sulla giusta, carreggiata delle gare che stavano andando male con i cambi. Quindi è un allenatore che, l'ho detto più volte, sa leggere molto bene i momenti delle partite, non è un caso che lui faccia molto, molto riferimento ai momenti. Quindi, cerchiamo di un po' distaccarci da questo discorso della formazione titolare. È giusto, fare riferimento a chi deve partire dal primo minuto, perché è importante capire come si muoverà la squadra dal primo minuto, però diamo anche rilevanza a quello che può essere il contributo a partita in corso, perché molto spesso l'ultima mezz'ora può essere molto più decisiva della prima mezz'ora, sia in positivo che in negativo. Quindi Kivu su questo aspetto secondo me, non è un caso, ecco, che l'abbia voluto sottolineare. 2 parole rapide anche sul discorso Luis Enrique e Diouf, che sono un po' gli oggetti del mistero di questa Inter, perché in conferenza stampa è stato chiesto al mister se ci sarà modo, di vederli e in che posizione lui li vede meglio. Kivu ha specificato che nelle partite che sono state disputate in queste settimane ha capito che non era cioè che quelle partite non hanno permesso un certo tipo di cambio con questi giocatori che evidentemente, anche dalle dichiarazioni del mister, stanno ancora entrando nei meccanismi. Su Diouf lui dice: "Lo vedo più come una mezzala, anzi è più una mezzala, è predisposto, in un centrocampo a 2 a fare il mediano". E poi sul discorso play, sul discorso regista, perché si era ipotizzato anche che potesse essere all'occorrenza un vice Ciala, lui ha detto: "Non penso che sia possibile". Quindi possiamo già, tra virgolette, "bocciare Diouf", da questo punto di vista. Quindi non lo vedremo, perlomeno Kivu non lo sta, vedendo come eventuale vice, Çalhanoğlu. Su Luis Enrique ha detto: "Lui può giocare a destra e a sinistra", ed è quello che abbiamo visto in realtà, perché Luis Enrique arriva come sostituto di Dumfries, come vice Dumfries per la corsia di destra, ma noi l'abbiamo visto giocare a sinistra. E poi Kivu ha detto: "Non mi è dispiaciuto neanche nel 3-4-2-1, nell'amichevole contro il Padova". E qui dà un'indicazione, perché tra l'altro, lo sottolineo, ha sorriso e ha anche detto: "Magari qui posso darvi un'indicazione in più". Forse ci sta facendo capire in qualche modo che c'è anche l'intenzione eventualmente di cambiare il tanto citato e discusso modulo. Un'ultima cosa, perché sto andando lunghissima e magari su tutto questo discorso torneremo, anzi sicuramente ci torneremo anche, nella live di oggi delle 19:30. Kivu dice una cosa, io direi anche finalmente, perché si è parlato finalmente del discorso curva. Kivu dice: "C'è bisogno di una curva che incoraggia la squadra, perché i giocatori hanno anche una certa sensibilità e hanno bisogno di sostegno e di sentire vicinanza". Questo penso che sia un messaggio molto importante da parte di Christian Chivu, perché questo San Siro non è il San Siro che conosciamo, e io per prima mi auguro che domani si possa respirare un clima diverso, ecco, a San Siro, e noi saremo pronti ovviamente a raccontarvelo. Ragazzi, chiudo perché siamo andati molto, molto lunghi, ma vi aspetto, dalle 19:30 in live qui, su Passione Inter, con la consueta diretta quotidiana nella quale parlare di tutto questo e ovviamente anche molto altro. Parleremo dei precedenti, vedremo un po' la probabile formazione, quindi mi raccomando, vi aspetto alle 19:30. Nel frattempo io lascio un altro contenuto di approfondimento al link in descrizione per chi ci sta ascoltando in podcast, e per chi invece ci segue su YouTube vi basta cliccare